Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta del matto, ragazzi. Di solito si parla di nuovi inizi quando c'è il matto, si parla di entusiasmo, si parla di avventure, di, come dire, entusiasmo per la vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla promozione di gennaio e febbraio e il link al corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok. 6 di bastoni, asso di spade, la forza, fante di bastoni, la torre, asso di coppe, appeso e 10 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia, diciamo, più forte del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere le relazioni, il lavoro, i soldi, andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo 6 di bastoni, direi che è una bellissima carta con la quale partire. Abbiamo un papa. E il giudizio. Andiamo a vedere anche l'asso di spade. Sacerdotessa. E 3 di spade. Io ho la sensazione che qui ci sia la necessità di affrontare alcuni temi o con voi stessi o con una persona in particolare inerenti qualche tipo di questione legata al passato che magari non è chiara. Per qualcuno potrebbe, perché c'è papa e papessa, quindi potrebbe essere utile come una guida spirituale, qualcuno che vi aiuti a comprendere o a parlare di questo tradimento, di questa sofferenza, di questo sacrificio di cui ci parla il 3 di spade. Diciamo che secondo me c'è una comunicazione qui. L'asso di spade di solito è una verità che viene a galla, però siccome le due carte di visione le avete al contrario, credo che abbiate bisogno di parlare con qualcuno inerente a questo tipo di non comprensione. Andiamo a vedere la forza. Ok, abbiamo un cavaliere di spade, un 6 di coppe e un 6 di bastoni. Io ho l'idea che sia un tema legato a un forte passato, perché abbiamo sia il giudizio che il 6 di coppe. Cosa vuol dire un forte passato? Un passato che avete passato. Aspettate, mi sto incartando con l'italiano.
un qualche tipo di storia, un qualche tipo di situazione, un qualche tipo di relazione che avete vissuto per tanto tempo con il 6 di coppe. Qui potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere una relazione familiare con qualche nipote, con qualche, se voi siete nipoti, potrebbe essere un nonno, uno zio, un padre, un maestro, perché parliamo anche di, potrebbero essere dei, tipo degli insegnanti che avete avuto durante l'infanzia. C'è come un senso di, come vi posso dire? È come se aveste bisogno di essere riconosciuti per quello che c'è stato con questa persona. Magari è un riconoscimento che volete da parte di questa persona, per la quale magari vi siete sacrificati o avete ancora una sofferenza in atto. Parcheggiamolo un po' lì, perché ovviamente non sarà così per tutti, però è quello che viene fuori, diciamo, di più. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Regina di pentacoli e 10 di bastoni. C'è un tema qua che dovete lasciarvi indietro. Qui avete un asso, avete un giudizio, la torre, il 10 di bastoni, il 10 di bastoni. È come se ci fosse un qualche cosa di cui dovete prendere comprensione o che dovete vedere, perché qui è vero che la sensazione è che voi abbiate bisogno di essere visti, però è anche vero che siete voi che dovete vedere voi stessi. Cioè, se c'è stata una sofferenza, se c'è stato un tradimento, se c'è stato qualcosa che non vi ha fatto sentire come voi avreste voluto, siete voi che dovete darvi quella autovalutazione. Andiamo a vedere la torre. Andiamo a vedere cos'è che casca. Asso di bastoni. E mago. Un atteggiamento, un modo di fare, un comportamento. Perché sono due carte di inizio. È come se ci fosse da lasciare indietro, mi viene da dire qualche tipo di visione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Cavaliere di coppe, asso di spade, 7 di coppe. Di nuovo. Secondo me qui avete bisogno di parlare con qualcuno per lasciare indietro qualcosa e che comunque 6 di bastoni ce l'avete già anche all'inizio, ragazzi. Quindi secondo me siete visti, ma siete voi che non vi date la giusta valutazione. Io credo che dall'esterno arrivi, ma siete voi che non riuscite a vedere le cose come andrebbero viste. Probabilmente dovete tagliare con certi modi di comportarvi, dovete tagliare con l'impulsività e ponderare un pochettino di più le cose, mi viene da dire. Anche perché qui avete un 7 di coppe, è un'altra carta che mi parla di illusioni, il fatto che la sacerdotessa e il giudizio siano al contrario di nuovo, è come se non ci fosse una visione di insieme. Andiamo a vedere l'appeso, perché è come se cambiaste punto di vista ad un certo punto. 7 di pentacoli e 9 di coppe, è come se iniziasse, sento a calmarvi. Andiamo a vedere anche il 10 di bastoni. Wow, amanti e cavaliere di bastoni.
Secondo me qui, allora adesso dipende poi dalla situazione di ognuno, però io ho la sensazione che ci sia un qualche tipo di verità di cui voi dovete prendere coscienza. Può essere il valore che voi date a voi stessi, può essere il valore di una certa relazione o di una certa situazione. Ed è come se aveste bisogno di tagliare con certi atteggiamenti, con certi comportamenti. Mi viene anche da dire con certe iniziative, eh. E secondo me, aprendo poi un pochettino di più il cuore, qui abbiamo un asso di coppe, possono anche essere delle nuove idee, e qui di nuovo una verità che viene a galla. Secondo me iniziate a vedere le cose da un altro punto di vista, ormai il lavoro l'appeso è girato al contrario, quindi il lavoro l'avete fatto, e quindi c'è come un momento di tranquillità, di calma che vi porta a un maggior amor proprio, al voler andare avanti in modo più sereno, al cominciare, mi viene da dire, o una nuova visione di una determinata situazione o relazione, piuttosto che a un nuovo capitolo della vostra vita. Datemi una carta per il mago. Wow, regina di spade e re di spade. È come se avessi bisogno di trovare una determinazione diversa, regole diverse. Ok ragazzi, partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Io credo che ci sia la possibilità effettivamente di perlomeno venire contattati più verso fine mese, secondo me. Sinceramente vedo una promessa di contratto, a parte il Papa, fatemi guardare un attimo, però non ho carte di contratti. Quindi può essere che facciate qualche colloquio, perché giustamente essendoci due assi di spade, i colloqui potrebbero esserci. Sento un potenziale, ok? Sento come un potenziale. Una cosa che mi è arrivata adesso è che avete bisogno di cambiare il vostro abbigliamento per fare i colloqui. Però vedo che le cose iniziano a muoversi. Diciamo che potrebbe anche arrivare qualche chiamata da dei posti, da delle aziende dove proprio non speravate, mentre invece quelle dove speravate, silenzio totale. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, mm, allora, qui ci sono due cose da dire. La prima, se state aspettando qualche promozione o se vi è stata promessa qualche promozione, qualche aumento di stipendio, può essere che vi sia stato detto un po' per tenervi a bada, secondo me, per tenervi calmi, per tenervi tranquilli. Potrebbe essere che vi venga detto, se per esempio avete fatto già domanda o avete intenzione di fare domanda di trasferimento piuttosto che di aumento di stipendio, piuttosto che di X cosa, credo che ve la prometteranno, ma più per tenervi tranquilli che non per il reale fatto che abbiano intenzione di darvi quello che voi chiedete. Ehm, diciamo che vi daranno raggio d'azione. Adesso poi arriviamo a livello monetario, però non daranno, cioè è come se non arrivasse esattamente quello che voi vorreste, no? Vi svieranno un pochettino. Voi volete questo e vi diranno, guarda, questo non te lo posso dare, ma ti posso dare altro.
Occhio, occhio, occhio alle manipolazioni, perché qui non avete la visione d'insieme. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, mm, io sento, ragazzi, che avete bisogno di fidarvi e affidarvi. Dei significati della carta del matto è la fiducia, fiducia nella vita, fare salto di fede, si dice. Ehm, Dovete fidarvi un po' di più dei vostri collaboratori, se ne avete, se non ne avete, di voi stessi. Perché tendete come o a manipolare gli altri o a manipolare voi stessi. Si può essere automanipolati? Certo che sì. La torre è la caduta dell'ego, qui non c'è una visione d'insieme, quindi secondo me è come se ci fosse qualche tipo di risultato egoico al quale voi siete un po' attaccati e che avete bisogno invece di lasciar andare. Dovete vedere le cose da un'altra prospettiva e certe aspettative, certe responsabilità, se vogliamo anche, certi pesi è ora di lasciarli indietro e stabilire come nuove forme di relazionarvi agli altri, più in armonia, più in equilibrio, più come se ci fosse uno scambio alla pari. Per gli autonomi, ehm, devo anche dire, ragazzi, che potrebbe esserci qualche contratto che avete già in atto che sarebbe il caso di chiudere. Anche qui perché non vedete la visione d'insieme. Parliamo di denaro. Occhio alle false promesse. Vi dico, sento come un po' di manipolazione questo mese, più che tutto nel mondo lavorativo o nel mondo materiale, diciamo per quello che riguarda la sfera della materia. Potrebbe essere che sia anche una questione, lo vedo per pochissimi, però una questione di tempo, tipo che cerchino di rubarvi del tempo. Sento che è più riferito o alla zona lavorativa piuttosto che alla zona del denaro. Mm, piuttosto che, perché qui avete due 10 di bastoni, secondo me c'è qualcuno che cerca di far ricadere su di voi certe colpe o certe responsabilità o certi risultati. Quindi fate attenzione a definire quello che è il vostro da quello che è quello degli altri. E a livello economico ci saranno come delle false promesse, sento. Vi dico, è come se cercassero qualcuno, potrebbe anche essere qualche parente, non dico che necessariamente sia solo il lavoro, se c'è una situazione economica in atto con qualcuno, potrebbe essere che cerchino di vendervi un certo tipo di realtà, di farvi magari sentire in colpa, di farvi qualche ricatto emotivo per placarvi, per tenervi a bada, per manipolarvi sostanzialmente. Quindi cercate di applicare come un distacco quello che è la mia responsabilità, non esiste senso di colpa, è la responsabilità che io mi prendo delle mie azioni o di quello che ho detto e la responsabilità anche dell'altro, di quello che l'altro fa, di come l'altro reagisce, perché io non sono responsabile delle reazioni degli altri, ok? Io per la stessa cosa posso arrabbiarmi o fare spallucce. Ehm, Parliamo di relazioni. Allora, se parliamo di single, può esserci qualcuno. Allora, se non avete proprio nessuno, può esserci qualcuno, ma verso la fine del mese, secondo me, quando vi staccherete dai problemi materiali, inizierete a dire, ok, questo è, non si può fare diversamente, o cerco un piano B, mm, evitando di insistere nel voler cambiare il piano A, se questo non si può cambiare, cerco un piano B. Nel momento in cui voi
diciamo, tirate un pochettino il fiato, ecco che si può affacciarsi effettivamente una persona. Difatti uno dei significati del matto è anche l'avventura intesa come storia, come storiella, come una relazione che ha gli inizi, la conoscenza di qualcuno, la partenza di qualche situazione romantica. Se però avete qualcuno in testa, ecco, sento che forse febbraio è come se fosse il mese giusto per cambiare modo di comportarsi, per cambiare idea, perché qui non avete l'idea completa. Io credo che questa persona potrebbe essere sposata o ci potrebbe essere stato come un discorso legato al matrimonio che può avervi fatto illudere. Quindi, occhio alle chiacchiere, avete 2 assi di spade, un 7 di coppe e un 3 di spade. Fate attenzione a quello che l'altra persona vi dice, perché qui potrebbero essere trascurate certe bandiere rosse che arrivano. Per le persone che sono in una relazione, anche per voi sento che la parte fondamentale sarà la comunicazione. Avete vari assi, un mago. Qui si tratta come di cambiare, e il matto. Qui si tratta come di cambiare modo di fare. Smettete di manipolare l'altro, piuttosto perché avete l'appeso. Dovete cercare comunque di avere un'altra prospettiva delle cose, perché con la prospettiva così come ce l'avete, la visione non è chiara. È come se sentiste che qualcuno vi tradisce. E invece qui avete bisogno di, prima di tutto, non lo so, è come se, perché ci sono tutte carte di staticità queste. È come se arrivasse a un certo punto del mese dove le cose sono come piatte, ma piatte non in senso negativo, piatte nel senso di tranquillo, osservabile, valutabile. È come se aveste il tempo finalmente di vedere le cose da più punti di vista. E qui secondo me si crea come un nuovo equilibrio. Una volta che voi lasciarete indietro le aspettative nei confronti del partner, ritorna all'equilibrio, ragazzi. Si finisce con la carta degli amanti, che è una delle carte migliori dei tarocchi. Per chi invece fosse in una relazione più o meno clandestina, indefinita, a distanza, qui c'è come una aspettate perché voglio dire una roba che non so se in italiano esiste. Esplicita implicità. Che cosa vuol dire? È come se la persona arrivasse e vi dicesse, o meglio, non si parlasse di certi temi in modo, fino ad adesso non si fosse parlato di certi temi in modo esplicito, però è come se implicitamente la persona vi facesse vedere che c'è, che è presente, che comunque ci tiene a voi, cioè magari vi chiede una o più volte al giorno come state, com'è andata la giornata, se avete mangiato, sapete quelle domande che possono sembrare banali ma che fanno capire che una persona è presente. Ehm, io ho l'impressione, allora, anche per voi a fine mese gli equilibri saranno ottimi, però ho l'idea che anche qui dobbiate togliervi come una certa aspettativa, una certa mentalità, un certo bisogno. Cercate di non perché sento come se aveste preso un ruolo in questa relazione. Può essere il ruolo della persona sofferente, il ruolo della persona bisognosa, il ruolo della vittima, il ruolo del salvatore, il ruolo della madre, del padre, quello che vi pare. C'è come un ruolo che avete, diciamo così, acquisito e che secondo me durante il mese di febbraio lascerete cadere. Ed è lì che si intensifica la relazione. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona.
C'è un'altra cosa che vi devo dire, ragazzi, il tema della famiglia. Potrebbero esserci delle questioni da chiarire con un familiare, potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un cugino, diciamo anche potrebbero essere degli amici, perché io quando parlo di famiglia di anime, non necessariamente famiglia di sangue. No, prima Osho. Però è come se bisognasse portare a galla qualcosa. Difatti avete anche 2 assi di spade. Osho, vediamo che cosa vi dice. Un'apertura e il silenzio. È nel silenzio che arriva un'apertura. Qui abbiamo la carta della stella e la carta della giustizia, 2 arcani maggiori tra le altre cose. È come se prima doveste capire dentro di voi cosa volete, cosa vi manca, cosa vi fa soffrire, cosa non vi è chiaro, cosa non vi combacia tra la razione e l'intuito, e poi aprirvi all'altro. 2 assi di spade, comunicazione, la verità che viene a galla, si discutono, si parla delle cose che vi stanno a cuore fondamentalmente, o che avete tenuto dentro. Ultimo oracolo. Allora, riconosci le sincronicità. Prendi nota di tutti i successi, gli avvenimenti sarebbero, i fatti successi, gli accadimenti sincronici e le coincidenze che succedono oggi. Sii cosciente che niente succede per caso. L'obiettivo: apprezza i dettagli divini che si intessono in ogni momento della tua vita. Persighe, lo stavo solo leggendo. Insegui i tuoi sogni. Segna un sogno o un'ambizione speciale sulla quale hai vacillato o che hai posticipato. Cosa ti ha motivato a mettere in stand-by questa azione positiva? L'obiettivo: determina se la tua scusa è reale e, se non lo è, identifica la ragione reale per la quale hai ritardato che questo... aspettatene. Perché tu hai ritardato il fatto che tu abbia fare qualche cosa al rispetto. Non è una una traduzione fatta bene, ragazzi, ma il senso si è capito. Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessioni interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail o, come autodidatti, lo potete fare nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze, la metafisica, metamedicina, la Kundalini, l'astrale, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico, perché ci sono dei temi che spiego nella prima che sono un po' le basi per le altre playlist. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!